Alla prima risponderei dicendo che è necessario chiedere aiuto, ma chiedere aiuto non necessariamente a uno specialista, ma a volte quando il lutto è nella fase, come ha detto lei, acuta o nei primi tempi, le persone ci stanno molto vicine, quasi senza chiedere. La fatica dopo è che magari io, per ricevere questo supporto, devo riconoscere il bisogno e chiedere. E lì allora entriamo in una fase che è complessa, perché le persone fanno fatica a volte a chiedere. Ma se io ascolto e penso che vale la pena prendermi cura di me, e questo prendermi cura di me passa dall'altro e dalla presenza dell'altro, è fondamentale cogliere questa occasione e quindi chiedere e andare oltre a quelle che sono le nostre reticenze, ma proprio perché noi dobbiamo accettare che per costruire il ponte io ho bisogno dell'altro. Per tante cose è giusto che io, quindi è un passare da me all'altro sempre. Mi ascolto e chiedo. Nel mio percorso quindi mi permetto di riconoscere che ho dei momenti di solitudine, ma è anche la possibilità per andare oltre la solitudine. Ecco, in questo senso la relazione secondo me è fondamentale. Poi può essere persone che sono passate dal mio stesso percorso, i vicini di casa, anche lo specialista eventualmente, però ecco, ognuno scelga poi la strada che risponde meglio alle sue esigenze. Sì, credo che poi appunto è la continuità la cosa più complessa a volte, no? Come in tutte le cose, io a volte la chiamo così in maniera la cronicità, nel senso è l'andare avanti nel tempo, stare vicini, la perseveranza, no? La costanza è la parte più difficile, però anche lì credo che appunto tutto sta nel quando io faccio una cosa, quindi io mi avvicino a te, la faccio senza aspettarmi nulla. Se il mio moto di vicinanza e di avvicinamento nasce dal io ti voglio bene, io voglio in qualche modo occuparmi di te, senza aspettative, perché invece spesso le persone ti dicono ho cercato di stargli vicino, ma poi non so, vedi comunque la sofferenza che permane o che la persona mantiene un po' questo atteggiamento di spegnimento, di apatia, e allora poi uno dice vabbè, non mi dava nessuna risposta, e allora io sto cercando una mia gratificazione personale, per questo che parto bene e poi mollo, perché l'obiettivo sono il mio bisogno di essere gratificato, di sentirmi quasi il rimando del sei bravo. La persona che invece si avvicina a me, mi sta vicino, ma senza aspettarsi nulla, ecco, traduciamolo in questo modo, continuerà ad esserci. Ecco, questo. Allora, non è una questione di da quanto tempo sei nel lutto, ma da alcuni sintomi che allora diventano gravi. Cioè, se io ho dei sintomi che tutti insieme, tra l'altro, mi danno un'idea c'è anche l'elemento tempo, perché io, non so, alcune volte mi dicono non esce più dal letto, cosa facciamo? Non so, questo era il papà di un'amica, gli ho detto sì, è passata una settimana, diamogli tempo qualche giorno, non uscire da quel letto, poi vediamo. Però ecco, la persona depressa, grave, smette di lavarsi, smette di mangiare, si ritira da qualsiasi tipo di attività sociale e si dimentica di se stesso. Questo è un blocco importante. E poi ripeto, a volte non sono cose magari patologiche, non cadiamo nella malattia, ma le persone appunto chiedono aiuto
perché si rivolgono allo specialista. Quindi la signora di cui vi parlo, tra l'altro, aggiunge: è vero che era molto sofferente, ma non era assolutamente malata, però i parenti l'hanno fatta sentire così. Il percorso lo si fa, ma per prima cosa la rassicuri: non sei strana, okay? Non sei matta, stai soffrendo, però il percorso passa da lì. Perché mi preoccuperei di uno che perde il marito o la moglie e indifferenza totale. Allora anche lì potrebbe esserci qualcosa da indagare, da comprendere. Questo in relazione a un lutto, sempre, perché se l'anziano, molto anziano, che a un certo punto, perché non vorrei che ci si confondesse, smette ad esempio di mangiare, è un'altra cosa. Allora, qui sì, il assistere a dei cambiamenti all'interno dell'istituto, quindi case, è un lutto, perché è un cambiamento, ed è un cambiamento dove si vede come prima cosa la perdita, no? La perdita di quella ricchezza umana che prima c'era, quindi le case che si riducono, che si chiudono, e quindi è necessario, e penso che poi il tempo voi ve lo diate per capire come andare oltre, come fare, cioè anche qui l'importante è cercare di poi costruire insieme quel ponte verso il futuro, perché comunque il futuro ci sarà, non sappiamo quale sia, ma questo ponte è necessario, partendo però dall'analisi di come ci sentiamo e di che cosa significa quello che sta succedendo. L'importante è non restare bloccate, perché altrimenti resta un po' come la sua consorella che dice e continua a rimuginare sul fatto che ha subito un'ingiustizia. Accogliere e poi chiedere: ma restare con il pensiero lì dove ti porta? Ti resta, cioè il continuare a pensare, quindi questo è il secondo aspetto della sua domanda, no? Continuare a pensare: però io ho subito un'ingiustizia, però mi hanno cambiato e l'altra invece no. Hai ragione, ma adesso, questo passato, come lo cambiamo? Perché noi abbiamo non tanto la possibilità di cambiare cose che sono avvenute, quelle sono avvenute, non abbiamo ancora la macchina del tempo, no? Io sono chiamato ad andare oltre come? Perché il nostro problema a volte è continuare a rimuginare sulla stessa cosa, ed è vero che quello indica cioè la lingua batte dove il dente duole, ok? Ma bisogna poi a volte banalmente essere concreti e dire: ok, e questa cosa dove ti porta? Puoi essere arrabbiato, è vero, hai ragione. Ma se noi restiamo nella rabbia, dove ti porta questa cosa? Anche perché a volte, cioè, le nostre risposte sono risposte di fede, che puntano appunto a dare delle risposte a ciò che è inspiegabile, no? Cioè, però in prima istanza a me piace anche essere concreta e dire banalmente: tutta questa rabbia dove ti porta? Ti porta a essere serena? Ti aiuta a costruire un ponte che ti permetta di investirti per tutte le tue potenzialità, le tue capacità nella vita di oggi? Poi certo che quella cosa significa, cioè da psicologa poi io vedrei anche che significato assume quell'ingiustizia per lei, però quello è un livello un po' diverso. Da consorella a consorella io lavorerei sul concreto. Perché? Rifletti, no? Dove ti porta questa roba? E la possiamo risolvere adesso? Possiamo risolvere una cosa che ormai è andata così? Però certo, lì c'è un lutto non elaborato e quindi ripartire a distanza di così tanto tempo non è
a prendere in mano questa elaborazione non è semplice. Però a volte anche il rimandare dal dolore dobbiamo passarci, perché tutti subiamo delle ingiustizie. Poi come possiamo giocarci per riuscire a evitare che ne avvengano ancora, per evitare di subirne altre? Questo è il ponte per il futuro, no? Perché quella cosa lì è successa, non la posso più cambiare. Ma cosa posso fare io per evitare che ricapiti e che ricapiti a me? Ecco, quello sì. Perché altrimenti restiamo semplicemente ancorata a una sofferenza passata, ma di fatto quella non la si può cambiare, cioè proprio come evento, come fatto. Se è reattivo a qualcosa, è una perdita di desiderio che mi dice che la persona sta vivendo un lutto. Nel senso, se c'è stato un evento importante, perdo il lavoro, vengo licenziato, divento disoccupato e non so più come fare a mantenere la mia famiglia, vado in crisi al punto da perdere il desiderio di vita, e vede che è una sofferenza comunque reattiva a qualcosa. Se è perdita di desiderio, nel senso di apatia, ed è una persona particolarmente anziana, è pur sempre un sintomo depressivo, ma che va inquadrato, ecco, andrebbe inquadrato per indagato. Nel giovane che invece magari compare improvvisamente, bisogna indagare un pochino alcune cose. Come prima cosa indagherei la storia di ognuno di noi, perché a volte noi vediamo il sintomo che ci crea problemi, cioè la punta dell'iceberg, ma io per riuscire ad aiutare quella persona devo anche raccogliere informazioni. Non so se avete presente l'iceberg, noi vediamo solo la punta, no, che esce dal mare, ma poi c'è tutto il resto che è sotto il livello sott'acqua, no? Ecco, quindi non so se sto riuscendo a rispondere alla sua domanda, però in prima istanza bisogna un po' indagare. Se è qualcuno che voi conoscete, cerchiamo innanzitutto di accogliere, ascoltare, capire se noi possiamo essere l'unica loro possibilità di aiuto, o se invece sentiamo che la persona ha bisogno di un aiuto un pochino più complesso, più specialistico, ecco. Però la perdita di voglia di fare generalmente e di vivere può essere reattivo a un evento. Se non fosse reattivo, bisogna capire se c'è un problema un po' più grave, ecco, psicologicamente parlando. Spero di aver risposto, non sono sicura. Secondo me sbagliamo quando ci sentiamo in obbligo di dover dire qualcosa, ecco. E invece la persona che sta soffrendo ci porta a un tema che è quello dell'impotenza, no? Di fronte a questo evento. Siamo impotenti anche noi, condividiamo il nostro senso di impotenza. È frustrante, sì, è frustrante, però anche dire, guarda, ti comprendo perché non so cosa dire, ok? Non sentiamoci obbligati, perché vede, è un movimento quello del dire qualcosa a tutti i costi che non mi parte da dentro. Se io parto ascoltandomi, sento che mi sento impotente esattamente come te, di fronte a una cosa che so che esiste, ma che ci fa star male. Si sta vicini a quella persona lo stesso. A volte veramente il silenzio è la cosa migliore. Sì, diciamo che avere dentro di sé delle chiavi di lettura non necessariamente ci porta a dire chissà quali cose brillanti, però ci fa sentire meno a disagio in quel momento. Io, ahimè, io per lavoro vedo e sto vicino anche a persone che sono nel fine vita.
E generalmente le mie colleghe mandano me, ma credo che l'unica differenza sia questa, cioè il saper riconoscere anche il proprio dolore, anche anche le proprie paure, però se si ha una chiave di lettura la cosa cambia. Ed è un percorso, quello dell'arrivare a questa chiave di lettura, perché io loro dico sempre, appena laureata il primo lavoro che mi hanno proposto, e io accettavo tutto perché puoi rifiutare il lavoro, è stato andare a casa al domicilio a fare accompagnamento alla morte. La prima paziente era grave, e io, da brava, ho segnato gli appuntamenti, dovevo andare una volta a settimana e l'ho segnata per 4 mesi. Mi ero portata avanti, cioè non facevo di volta in volta, 4 mesi, che come dire, negare l'evidenza. La signora non si alzava neanche più dal letto, cioè era proprio grave. 4 settimane, quindi 4 volte l'ho vista, avevo proprio raddoppiato. Però è per dire, ovvio che passiamo da questa cosa del negare. Poi posso sentirmi scema? No, cosa me ne faccio del sentirmi solo scema? Devi dare un senso a questa cosa. Cosa mi stava dicendo? Che avevo accettato un lavoro, ma quella cosa lì non era così semplice, no? Perché si scontrava con una cosa mia e dovevo andare a conoscermi, ed era l'opportunità di conoscermi in relazione alla morte. Poi io credo che ogni esperienza noi viviamo, bella o brutta, ci aiuta veramente a conoscerci, e se ci permettiamo di soffermarci, a capire cosa mi sta dicendo di me e in che modo mi sta arricchendo, in che modo mi sta cambiando. Quindi in realtà è un percorso, non è che... Pensi che ho fatto dei colloqui con dei tirocinanti di scuola di specializzazione, quindi ragazzi che sono già iscritti all'albo di Psychology, e vengono da me a fare il tirocinio e dico: guarda che qui tu lavorerai con i pazienti oncologici, che non necessariamente muoiono, nel senso sono lì per curarsi, però sai quanti nei vari pensieri non mi dicono il pensiero di morte? Se lavori con i malati puoi non pensare alla morte? Ma perché è proprio ormai nella cultura cercare di non pensare, non far morire. Quando arrivano, guardi, una volta è arrivata una signora di 98 anni, carina, dolcissima. Io ho capito che i figli potevano solo che voler bene a questa signora tenerissima. Ma quando è morta, che è arrivata in condizioni cliniche molto complesse, ci hanno chiesto come avevamo fatto a fargliela morire. Cioè non riuscivano a comprendere che a 98 anni, con tutto quello che aveva, era una cosa abbastanza inevitabile. Ci hanno detto: l'avete fatta morire. Perché? Perché non si riesce a pensare questa cosa. L'ultima volta io avevo detto una frase forte. Steiner, che è un filosofo, ha detto: dovremmo educare i bambini alla morte, cioè è un percorso, la morte va pensata da quando nasciamo, perché noi viviamo e possiamo dare un senso alla nostra quotidianità se abbiamo in testa la morte, se abbiamo in testa l'altro, se invece non la pensiamo, non c'è più nell'idea di responsabilità, non c'è più l'idea del valorizzare quello che si fa. E ogni giorno ha valore la vita, ma se ho in testa la morte. Io prima, Sora, dicevo, l'uomo, per come è, ha bisogno di dare risposta a qualcosa che al mistero della morte, quindi è un discorso che ci porta all'infinito, mi viene da dire. L'infinito è qualcosa che non ha limiti. Quello che lei porta è il passare dalla nostra finitezza, dal nostro avere dei limiti. Non possiamo fare tutto, arrivare dappertutto. Dobbiamo
fermarci e dire fin dove io sento e posso arrivare. E quindi naturalmente non posso assistere tutti i miei familiari, non è più così. Quindi da una parte quello che lei diceva, una volta il morente era in casa, oggi questo un po' perché non riusciamo, un po' perché non c'è più questo tipo di mentalità, di cura e tendiamo a non vedere o cerchiamo di dargli la possibilità di soffrire il meno possibile, oppure cerchiamo sempre di fare in modo che non muoia. Questa esperienza non la si fa più, però vede anche lì passiamo un po' dai nostri limiti. Io a volte dico ai miei genitori, ma quando voi se doveste stare poco bene, che io ho i bambini ancora piccoli perché tutto è un problema, come facciamo? Dobbiamo trovare delle soluzioni pratiche, no? Ma perché? Perché se io considero i miei limiti, ovvio che non potrò mai fare come mia mamma, che invece poteva tutti i giorni andare dalla sua di madre. Situazioni diverse. Però bisogna prendere atto delle situazioni differenti. Quindi noi cerchiamo sempre, abbiamo sempre in testa l'ideale, ma noi dobbiamo passare dal reale. Cosa io posso fare? E se anche quello che io posso fare non lo faccio, allora a quel punto mi devo fermare e capire perché. Però il reale ha un peso. Il senso di colpa nasce a volte dall'ideale che abbiamo in testa. Poi personalmente io con i pazienti dico sempre, il senso di colpa deve essere utile a qualcosa. Se il senso di colpa semplicemente mi porta a chiudermi, a star male e non crea movimento, ma non ci serve a niente, cosa da te non basta. Se il senso di colpa è un'analisi di quello che sta succedendo e promuove un mio cambiamento, allora ha senso. Altrimenti ce la stiamo raccontando e lasciamo lì. Grazie per l'attenzione.